Più di 2 settimane fa vi ho detto che mi sarei trasferito e vi ho fatto vedere questo appartamento com'era, vuoto. E da una settimana, esattamente una settimana oggi, ci vivo in questo appartamento. Ora finalmente ho la luce, ho anche il gas e ho anche la cosa più importante nella scala dei bisogni umani, ovvero internet, perlomeno nella mia scala dei bisogni umani, perché senza internet io non posso fare nulla, non posso lavorare, non potrei nemmeno guadagnare abbastanza per poter pagare l'affitto, quindi è importante. Mi sono trasferito una settimana fa, nel senso che dormo qui da una settimana e lavoro qui da una settimana. È chiaro che il processo di trasferimento, di trasloco non è qualcosa di immediato, perché ci sono tante cose da portare, tante cose da fare, quindi sì, è un processo che dura un po' di tempo. La prima cosa importante da fare era tinteggiare le pareti. In realtà diciamo tante cose, diciamo tinteggiare le pareti, diciamo dare il bianco alle pareti, diciamo pitturare le pareti, imbiancare le pareti. Che cosa intendo? Intendo colorare le pareti. Prima, se vi ricordate, era tutto bianco, mentre adesso c'è anche un po' di blu. C'è un po' di blu da questo lato e c'è un po' di blu anche da questo lato. Una volta che l'appartamento è stato imbiancato, è stato necessario pulirlo molto accuratamente, perché per un motivo principale, cioè perché è una cosa buona da fare, ma anche perché l'inquilina precedente, la donna che viveva qui prima di me, aveva dei gatti e io sono allergico al pelo dei gatti. Cioè in realtà ha una proteina che c'è nella saliva che finisce sul pelo. Non importa. C'erano tanti peli di gatto, infatti quando siamo venuti io ed Eric a pulire, io stavo praticamente morendo a causa di una reazione allergica. E comunque ci sono ancora alcuni peli, credo sia un pelo di gatto questo. E un'altra cosa molto importante da fare era attivare la luce, cioè l'elettricità, il gas e internet, che è stato molto molto difficile. Mi rendo conto com'è essere adulti, evidentemente queste sono le cose che fanno gli adulti ed è questo uno dei motivi per cui dicono che preferiscono essere bambini, perché non ci sono tutte queste cose, non devi parlare con i call center, con queste cose orribili che nessuno vuole fare, nessuno trae piacere dal farle. Comunque non vi ammorbo con queste storie, non vi annoio perché non interessano a nessuno fondamentalmente, fatto sta che tutto è risolto. E un'altra cosa molto importante è stata portare gli oggetti e comprare tanti oggetti che non avevo. Per esempio questo forno a microonde che non possedevo, che mi è stato regalato dai miei genitori, quindi grazie a loro. Comprare tutte queste cose, tutte queste posate per mangiare, comprare tutte questi altri oggetti, queste pentole, questo set di pentole e uno scolapasta che è fondamentale perché sono italiano. Comprare anche queste lucine decorative che praticamente Erika mi ha obbligato a mettere. Che ne pensate? Mentre la pasta bolle, volevo parlarvi un po' di Italki. Se non conoscete Italki dovete andare a provarlo subito. Italki è un sito fantastico dove io insegno per fare lezione di italiano o di qualsiasi altra lingua praticamente con insegnanti madrelingua e non. L'acqua bolle. Al momento io non accetto nuovi studenti perché ho già tanti di voi tra i miei studenti, quindi scusatemi per questo, ma sono sicuro che troverete tantissimi bravi insegnanti su Italki, quindi andate a dare un'occhiata. Quindi andate a provare Italki e se farete un acquisto avrete $10 extra in crediti. E grazie ad Italki per aver sponsorizzato questo video. Buon appetito!
Una delle cose per cui ho speso più soldi, che a dire il vero è un po' un capriccio perché non è che mi servisse per davvero, ma ho deciso di fare questo investimento dato che lavorerò da casa, è questa scrivania. Fondamentalmente la postazione è la stessa di prima, la stessa che vi ho già fatto vedere in passato, ma ciò che cambia è la scrivania. E volete sapere qual è la cosa più figa, più utile forse e più sorprendente di questa scrivania? Beh, se proprio volete saperlo, ve lo faccio vedere. Sì, esatto, questa scrivania si alza. E a cosa serve, potreste chiedervi? La questione è questa: il mio lavoro è piuttosto sedentario, sto sempre seduto tutto il tempo e avere una scrivania motorizzata che si alza come questa mi permette di perlomeno stare un po' in piedi, perlomeno di, come dire, sgranchire un po' le gambe, come diciamo noi, di stare un po' in piedi e rompere la monotonia. Detto questo, mi piace molto la mia postazione, vado molto molto orgoglioso della mia postazione perché, come vedete, è molto molto ergonomica, è molto molto funzionale, ci sono tutte le cose che mi servono, come questo scalda caffè, serve per mettere il caffè sopra e scaldarlo, questo che ricarica il telefono, oppure anche questo che ricarica il telefono, tutte le cose che mi servono. Qui ci sono le mie cuffie, altre cose, il microfono ovviamente quando... Tutto a posto, tutto a posto, tutto ok. Ecco, forse questa cosa del cavo che arriva qua posso pensarla un po' meglio, è migliorabile perché non dovrebbe cadere così. Stavo dicendo il microfono, ma l'altra cosa bella è che è relativamente pulito da cavi, cioè sì, c'è qualcosa qui, però non ci sono troppi cavi fastidiosi in vista, sono abbastanza nascosti. Penso sia un problema abbastanza comune del terzo millennio, quello di non saper come nascondere i cavi, avere cavi dappertutto. È una cosa importante la gestione dei cavi. Cos'altro posso farvi vedere? Il bagno forse. Ecco, il bagno non è esattamente la parte più bella di questo appartamento perché il bagno, accendiamo la luce, è un pochino così, un pochino brutto, a dire il vero, non è proprio bellissimo, però vabbè, questa è la situazione. Questo è il bidet. Questo è il bidet, ecco, so che tanti stranieri non sanno cosa sia il bidet, non sappiano a cosa serva. Serve a lavarsi le parti intime e in ogni casa degli italiani troverete un bidet, è qualcosa di cui ci piace, per cui ci piace prendere in giro gli stranieri che non hanno il bidet. Il bidet serve molto se volete essere puliti. Ecco, il letto ve l'ho già fatto vedere, però facciamolo vedere di nuovo perché è divertente. Faccio così e il letto viene giù e io posso dormire. Il condizionatore purtroppo è da buttare, è da togliere perché non funziona e non è riparabile, cioè non si può riparare e quindi sarà da fare un lavoro qua. Bisognerà rompere il muro perché questo condizionatore è troppo vicino al soffitto e ora non si fanno più così, non so perché. Quindi bisognerà rompere questo pezzo di muro per abbassare il condizionatore. Vabbè, adesso non fa troppo caldo anche perché sono al nono piano, al piano numero 9, e quindi c'è un po' di vento a questa altezza. Se apro le due finestre, come diciamo noi, fa corrente, quindi c'è un po' di arietta che pervade l'appartamento. E a proposito di viste che si vedono dal nono piano, le viste, come vi ho già detto l'altra volta, sono davvero bellissime, sono una delle cose più belle. Io ogni volta che mi affaccio qui sul balcone per vedere queste viste sono davvero estasiato, possiamo dire. Non mi stanco mai di queste viste. Non vivo comunque molto lontano da dove ero prima, più o meno ero da queste parti, dove vedete questa torre.
Qui vedete la Sacra di San Michele, un simbolo della mia regione, tipo costruita 1000 anni fa o qualcosa del genere. E queste montagne, come ho già detto l'ultima volta, sono le Alpi, quindi ho una bellissima vista sulle Alpi. Secondo me questa vista di giorno è la vista più bella, ma c'è anche quest'altra vista, la vista su Torino. So che le avete già viste, ve le ho già fatte vedere, ma sono ossessionato. Stadio della Juventus, Basilica di Superga, per chi conosce Torino. E qui forse vedete i due grattacieli di Torino, 1 e 2. Forse un neo, cioè un punto debole, anche se letteralmente che cos'è un neo? Un neo letteralmente è questa cosa qui. Questo è un neo, ma significa un punto debole. È un punto debole dell'appartamento è il pavimento. Il pavimento non è molto bello, è un pochino vecchio, un pochino rovinato in alcuni punti. Ecco, qui non è molto bello, come vedete. In sostanza sono molto contento di essere qui, di essermi trasferito e di essere in questo posto, e se vi interessa sentirmi parlare un po' più approfonditamente su ciò, ho fatto uscire un episodio del podcast che magari vi può interessare, quindi andate a dargli un ascolto se state imparando l'italiano e se non siete italiani che guardano questo video, non so esattamente perché. Una cosa che dicevo nel podcast è che noi italiani tendiamo a uscire dalla casa dei genitori piuttosto tardi rispetto agli altri paesi. Ho letto che la media è di 30 anni, quindi io che sono andato via a 24 anni sono in anticipo di 6 anni. E ci sono varie motivazioni economiche, motivazioni forse anche culturali. Però mi interessa sapere la vostra storia, scrivetemi qui sotto dove vivete, in quale paese vivete, anche se siete italiani, a che età vi siete trasferiti, e se volete anche raccontarmi qualcosa su come è stato il vostro trasferimento. Per voi può essere un esercizio di scrittura in italiano. Detto questo, io vi saluto e voglio però ringraziare di nuovo tutte le persone, tutti i membri che fanno parte del mio club, del Podcast Italiano Club. Siete quasi 300, ma non ancora 300, quindi se ci sono alcune persone che hanno pensato di iscriversi, questo è il momento, perché così arriviamo a 300, così io sono contento. Il mio club è un sistema di abbonamento dove potete sostenermi ogni mese e ricevere dei contenuti bonus in cambio, per esempio le trascrizioni di questi video, l'audio di questi video che potete riascoltare come un podcast esclusivo, tanti materiali interessanti e niente, grazie davvero a loro, grazie a tutti i membri presenti, passati e futuri. Sono passate un po' di ore da quando ho registrato il video, ma volevo farvi vedere il temporale. C'è un temporale piuttosto forte e io posso osservarlo dal mio balcone.